close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Allora, sono partito qui dall'inizio e mi sono concentrato soltanto ed esclusivamente su un lato, senza appesantire e dividere le mie forze su tutta l'espressione. Quindi sono andato qua e ho detto: la prima cosa che mi faccio è questo minimo comune multiplo qua tra 3 e 2, che quindi mi dà 6, e qui si fa il prodotto incrociato, quindi ho 2x meno 3. Successivamente ho detto: qui ci ho moltiplicato per meno 2, quindi vado a semplificarlo col 6, perché 2 e 6 hanno in comune proprio il 2, quindi qui mi rimane 1 col segno meno davanti e qui sotto mi rimane 3, quindi vuol dire che questo segno meno lo vado a raccogliere poi davanti, cioè è andato a finire qua, e infatti al passaggio successivo ho questo meno qua. Poi che cosa noto? E qui serve un po' di ingegno, perché se io vedo 2x meno 3 e 2x meno 3, dico ok, queste due cose sono uguali, quindi le vado a raccogliere da questa parte, e così facendo mi rimane un mezzo meno un terzo, quindi minimo comune multiplo tra questi si fa col prodotto incrociato, quindi questo si capisce facile. E poi che cosa vado a fare? Questo 3 davanti l'ho semplificato con il 6, e quindi qui rimane 1 e qui rimane 2, sempre con questo segno meno avanti. 3
meno 2, 1 e quindi meno un mezzo che moltiplica 2x meno 3. Arrivati qui ho finito di semplificare quanto più potevo la prima parte. Una volta che ho finito di concentrarmi sulla prima parte, poi il risultato me lo copio dopo e me lo sistemo in un'altra equazione. A questo punto torno indietro e inizio a vedere cosa posso semplificare circa il secondo passaggio. E che cosa posso semplificare? Beh, inizio a distribuirmi questo 2 qui sopra, quindi il 2 si distrugge con un mezzo e rimane x. 2 per 1, 2, sempre col segno meno. Qui non posso fare più nessuna semplificazione all'interno di questa parentesi, allora sono costretto a fare un minimo comune multiplo, quindi questo si triplica e questo pure. A questo punto devo mettere insieme queste x, quindi mi dà 5x, meno 1 e meno 6 mi dà meno 7. Rimane ancora questo un mezzo davanti e questo meno 1. Quindi una volta che sono arrivato a semplificarmi al massimo la sinistra e al massimo la destra, metto destra e sinistra insieme, ottenendo quindi questa equazione. Arrivati qui che cosa faccio? Le frazioni non mi piacciono, mi accorgo che c'è da questa parte per un mezzo, da questa parte per un mezzo, allora dico ok, moltiplico tutto per 2. Quindi una volta moltiplicato tutto per 2, qui l'un mezzo sparisce, come sparisce anche dall'altra parte, quindi qui si traduce tutto nell'andare a ricopiare applicando quel segno meno. Da questa parte pure vado a ricopiare, però devo ricordarmi di raddoppiare necessariamente questo meno 1. Quindi adesso si tratta di andare al passaggio successivo, dove semplicemente vado ad unire questo 3 con il meno 2, formando un meno 5. Quindi il mio problema ormai si è semplificato fino a qui. Qui di nuovo mi rendo conto, c'è una frazione, non la voglio, moltiplico tutto per 3, quindi ho triplicato il 2, triplicare questo vuol dire solo togliere la frazione, ho triplicato il 5. Arrivati a questo punto ormai è fatta, perché qui a sinistra ho meno 6, a destra ho 5, se porto il 5 a sinistra diventa meno 5, quindi in totale ho meno 11, a destra ho meno 7 e meno 15, quindi per un totale di meno 22, divido tutto per 11 ed è finita. Esce x uguale a 2 proprio come era il risultato dell'esercizio. Non è detto che se prendo e faccio il minimo comune multiplo di tutto in generale il metodo funziona, no. Qui bisogna lavorare d'astuzia, cioè dividere il problema in sottoproblemi, come dicevano i romani. I romani dicevano divide et impera, dividi e conquista. Io ovviamente non sono stupido ad affrontare il mio nemico, che in questo caso è tutta l'espressione, andando a dividere le mie forze su tutto questo nemico. Prima mi immagino che questa prima parte sia un primo nemico che cerco di sconfiggere, poi mi immagino che questa seconda parte sia un altro nemico che cerco di sconfiggere separatamente. Come faccio ad affrontare due cose contemporaneamente? Le mie forze si dividono, quindi prima affronto uno, poi affronto l'altro, e in questo modo me la cavo meglio, perché poi ho semplificato il mio problema tantissimo e sono riuscito così a concludere. Quindi tieni a mente questa lezione qua, non sei costretta ad affrontare tutti i problemi in una volta sola, ok? Puoi dividere e conquistare. Io l'avevo fatta direttamente così, cioè... E così hai diviso le tue forze e in questo modo il problema ti ha sovrastata. Invece tu vai a conquistare una piccola parte del problema poco alla volta.